Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, nonostante mi trovi in un bellissimo habitat, come potete vedere alle mie spalle ci sono veramente i monti ancora innevati perché ci troviamo in periodo invernale, ormai anche se quasi a capolinea perché la primavera è giunta quasi alle porte, quindi oggi ho deciso di parlarvi di un fungo ipogeo, quindi parliamo di tartufi. Il tartufo in questione è il Tuber mesentericum, chiamato anche tartufo nero ordinario o di Bagnoli. Quando parliamo di tartufi, chiaramente dobbiamo sapere delle cose ben precise, tipo innanzitutto sento molte volte definire il tartufo un tubero. No, è un fungo ipogeo, non è assolutamente un tubero, anche se spesso il nome tuber potrebbe comunque spingere a pensare che sia un tubero, ma in realtà non è così, è solo il genere tuber per un discorso di forma, ma in realtà è un fungo ipogeo che vive sottoterra in simbiosi, sempre in simbiosi, questo vale per tutti i tartufi, con alcune piante. Ogni specie chiaramente avrà delle piante diverse, quindi sarà simbionte con piante differenti tra una specie e l'altra, quindi questo sarà un ottimo indicatore per poter andarli a ricercare nell'habitat corretto. Quando si parla di tartufi, chiaramente dovete sapere che i tartufi fanno parte degli ascomiceti e voi vi chiederete cosa sono gli ascomiceti. Gli ascomiceti sono tutta quella categoria di funghi che è priva di imenoforo, ma le loro spore sono contenute all'interno di piccole cellette che si chiamano aschi. Queste sono presenti all'interno del tartufo e sono praticamente nella gleba. Come possiamo osservare, il nostro tartufo ha sempre questa forma tuberiforme, un po' come tutti i suoi fratelli, e se lo osserviamo attentamente, il suo peridio, che è la superficie del nostro tartufo, è composta da dei piccoli pungoli, che rispetto ad altre specie sono meno accentuate, abbastanza sottili, e chiaramente è un tartufo con un peridio abbastanza robusto, resistente. Se noi osserviamo all'interno il nostro tartufo, la gleba è composta da delle marmorizzazioni che sono attraversate, che attraversano la gleba, e il colore della gleba normalmente quando il nostro tartufo è ancora giovane è di una colorazione molto chiara, biancastra, per poi in maturazione diventare un colore più giallo craceo, nocciolato, insomma prende un colore molto più scuro a fine maturazione. Le dimensioni di questo tartufo possono variare dai 5 ai 20 cm di circonferenza. Come ho detto prima, è un fungo simbionte, quindi è un fungo che vive in simbiosi con alcune piante, e queste piante possono essere carpini, noccioli, faggi. Insomma, è molto presente in tutta l'Italia, soprattutto in Piemonte, in Lombardia, è presente anche in alcune aree della Francia e della Svizzera. Come dicevo prima, questo tartufo ha un profumo molto accentuato di acido fenico che ricorda lontanamente anche un po' il bitume o addirittura le mandorle amare. Per ovviare a questo problema, il mio consiglio prima di utilizzarlo è inserirlo dentro a un piccolo contenitore con dentro una fetta di limone e lasciarla lì per qualche ora. Questo farà sì che il suo profumo accentuato venga in qualche maniera attenuato. Quindi si potrà poi utilizzare per svariate pietanze, chiaramente come consiglio sempre cotto. Ricordo sempre che la ricerca del tartufo deve essere sempre effettuata con il cane, sempre, e anche per legge è così, o addirittura il maiale. Considerando questo, quando noi andremo alla ricerca di questa specie e ci troveremo chiaramente nel periodo invernale, perché questo è un tartufo che è presente d'inverno, sempre d'inverno, in terreni calcarei,
e lo troveremo, perlomeno questo lo farà il cane, lo troverà circa a 10-20 centimetri dalla superficie, quindi non è un tartufo che nasce in maniera profonda come potrebbe essere un tartufo bianco pregiato, il Tuber magnatum pico. Bene, io penso di essere arrivati a capolinea di questo video, spero di essere stato esaustivo, di avervi dato qualche indicazione anche su questa specie che chiaramente nel nostro reparto video mancava. Vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi, al prossimo video, e un abbraccio dal mondo di Fungomagia. Ciao da Macinetto.